Bentornati, amici, su Celebrita dalla Turchia, il luogo dove il cuore parla più forte dei titoli e le storie ci ricordano che le emozioni sono ciò che davvero ci tiene vivi. Prima di cominciare, iscrivetevi per restare vicino al nostro mondo di racconti reali, e se volete fare un passo in più, premete il tasto abbonati per sostenerci direttamente. Oggi entriamo in una rivelazione tra le più intime emerse dalla televisione turca. Non è una cronaca di fama o rivalità, ma una dichiarazione silenziosa di coraggio emotivo. Questa è la pagina nascosta di Elçin Sangu e Bararduk. Nel ritmo vorticoso del piccolo schermo, dove uno sguardo diventa subito sussurro e un attimo di silenzio scatena congetture, Elçin ha sempre dato l'impressione di camminare un millimetro sopra il frastuono. Compostezza, grazia, una calma che incantava, la sua riservatezza era una scelta, un confine tracciato con gentilezza ma con fermezza. Eppure, come il mare quando sembra piatto, sotto la superficie si muovevano correnti profonde. Aspettavano solo il momento giusto per farsi sentire. Quelle correnti hanno trovato parole lontano dai tappeti rossi e dai microfoni, tra quattro pareti semplici, in una stanza di terapia dove l'eco non era quella dei flash ma del proprio respiro. Secondo un'amica vicina, Elçin aveva iniziato quel percorso non per immagine o moda, bensì per motivi totalmente personali. Voleva misurarsi con ciò che aveva tenuto ripiegato, come una lettera mai spedita. C'era un nome legato a quel groviglio, un nome che il pubblico non ha mai dimenticato, Bararduk. La loro storia ha sempre avuto il sapore del non detto. Dai tempi in cui calcavano lo stesso set, fianco a fianco, gli spettatori avevano sognato, intuito, sperato. La loro intesa in scena era troppo vivida per essere solo mestiere, troppo naturale per non far nascere domande. Eppure entrambi erano rimasti in silenzio, scegliendo l'ombra al posto di una definizione. Fino a ora. Durante una seduta, raccontano, nella stanza si fece una quiete diversa, come quando si trattiene il fiato prima della verità. La voce di Elçin ruppe quella foschia leggera con parole che non aveva mai lasciato andare. Parlò di ciò che aveva protetto dietro la sua compostezza. Poi pronunciò il suo nome. La confessione non ebbe il tono di un colpo di scena, era fragile, tremante, ma autentica fino in fondo. Quando la terapeuta le domandò perché non ne avesse parlato prima, la risposta arrivò piano, quasi come se temesse di spezzare qualcosa dicendola ad alta voce. Metterlo in parole mi sembrava di mettere a rischio ciò che, in qualche forma, custodivo ancora, anche se non esiste più come allora. Quella frase, sussurrata eppure potentissima, ha volteggiato sui social come vento tra foglie d'autunno. Molti hanno scritto che l'amore vero non svanisce, muta contorni, cambia luce, ma non si cancella. C'è chi ha confessato di essersi riconosciuto in quelle lacrime composte, nella forza che non ha bisogno di ostentazione per essere grande. Se anche voi credete che la sincerità sia una forma di coraggio, mettete un like a questo video e iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia. Qui non raccontiamo solo i famosi, raccontiamo le emozioni che li fanno persone. Torniamo alla tempesta quieta tra Elçin e Bar, un mormorio che persiste anche dopo anni di silenzio. Chi ha potuto leggere qualche appunto trapelato da quella seduta ha parlato di una memoria che non smetteva di bussare, una sera, l'ultima in cui lei lo vide. Raccontò di come lo lasciò andare senza dire ciò che il cuore chiedeva, convinta che il silenzio bastasse, che lui avrebbe colto da solo, tra le righe, ciò che lei non sapeva pronunciare. Solo dopo capì che il silenzio sa proteggere, ma sa anche ferire. Lontano dal clamore, anche Bar percorreva la sua strada di riflessione. Discreto, misurato, aveva imparato a conservare il privato come un giardino chiuso. In un'intervista recente, alla domanda su vecchi amori, non offrì dettagli. Regalò invece una frase che pesava più di un racconto intero: ci sono verità che si spiegano solo da cuore a cuore. Parole poeticamente sospese, capaci di riaccendere interrogativi mai sopiti. Parlava di lei? In tanti l'hanno pensato. Chi gli è vicino ha poi raccontato che, quando Bar è venuto a sapere della confessione di Elçin in terapia, ha taciuto a lungo, fissando un punto che non stava nella stanza. Poi ha detto piano qualcosa che suonava come un cerchio che torna al punto di partenza: nelle cose del sentimento, lei ha avuto più coraggio di me. Non fu una dichiarazione urlata,
ma una verità semplice, che si diffuse non come pettegolezzo, bensì come rispetto. Non si parlava di riaccendere una fiamma, si riconosceva una luce che non si era mai spenta del tutto. Si racconta che lei gli abbia scritto, senza pretendere risposta. In quelle righe c'era il desiderio che il suo ricordo non gli pesasse come una ferita. Gli augurava bene, anche a distanza. Lo definiva insieme riparo e tempesta, due verità che possono stare nello stesso cuore. Quando questo dettaglio è emerso, la curiosità del pubblico si è ammorbidita in empatia. Non era più un giallo sentimentale, ma un congedo gentile, il bisogno umano di chiudere con grazia. Voi cosa ne pensate? Avreste fatto come Elchin, aprendo una porta che credevate chiusa per cercare pace? O l'avreste tenuta serrata, confidando che il tempo facesse il suo lavoro? Scrivetecelo nei commenti. Li leggiamo tutti, le vostre parole sono il battito di celebrita dalla Turchia. Se quell'incontro sia mai avvenuto, rimane un punto interrogativo. Le voci dicono che Bar abbia chiesto tempo. Non era sicuro di essere pronto a raccogliere ogni parola che lo attendeva. Giorno dopo giorno, i fan hanno cominciato a inviare messaggi di speranza. La chiusura non è sempre un ritorno, ha scritto qualcuno. A volte è una conversazione che rende il cuore leggero. Erano frasi che somigliavano al cammino di Elchin: guarire non significa sempre tornare insieme, talvolta è restare in luoghi diversi e augurarsi serenità. Un amico di Bar ha confidato un ultimo pensiero che ha toccato le cronache. Da lei ha imparato ad amare senza chiedere nulla in cambio, avrebbe detto. E se potesse spostare la lancetta all'indietro, non lascerebbe che l'orgoglio coprisse la voce del cuore. Parole nude, senza ornamenti, che hanno sfiorato chiunque abbia conosciuto il sapore del rimpianto. Un promemoria, le scuse più profonde non hanno sempre bisogno di essere pronunciate. Per Elchin, la terapia è diventata un passaggio, non verso ciò che era, ma verso un'accettazione nuova. Chi era presente a una seduta successiva racconta di un istante in cui tutto cambiò. La terapeuta osservò che chi ama con più intensità spesso fa più male, non per cattiveria, ma perché spera di essere capito senza dire ogni cosa. A quel punto, lei pianse. Avrei voluto essere compresa senza dover spiegare ogni dettaglio, mormorò. Quando uscì, qualcuno disse che l'aria sembrava più leggera, come se anche la stanza si fosse fatta nuova. Più tardi, confidò a una persona di fiducia che forse era proprio questo che aveva cercato per tutto il tempo, non una riconciliazione, ma la pace. Non un nuovo inizio, ma una fine che smettesse di bruciare. La svolta più inattesa arrivò da Bar, non tra domande e microfoni, ma su un palco illuminato, con un premio tra le mani. Davanti a una sala in piedi, si fermò un istante, accennò un sorriso quasi timido e disse: ci sono storie che non finiscono, imparano soltanto a respirare in un altro modo. La platea esplose in un applauso. Chi conosceva il passato ascoltò in quelle parole un inchino discreto a Elchin, il riconoscimento che un amore vero non muore, cambia forma, cambia passo. Vecchie scene dei due sono tornate a scorrere online. I commenti si sono riempiti di ricordi e occhi lucidi. Non ogni amore deve tornare, ha scritto qualcuno. A volte deve soltanto smettere di fare male. Forse è questo il cuore della loro storia, non riaccendere ciò che è stato, ma lasciarlo andare senza rancore. Perché l'amore non per forza ritorna, a volte si trasforma, e mentre cambia ci insegna a lasciare senza indurire il cuore. E qui, amici, ci fermiamo con gratitudine, non con tristezza. Perché anche l'amore taciuto lascia luce dietro di sé. Se questo racconto vi ha toccato, mettete mi piace, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia, e se volete aiutarci a continuare a condividere storie che arrivano all'anima, premete il tasto abbonati per sostenere il nostro lavoro. Alla prossima, che il vostro cuore trovi il proprio ritmo, e che ogni addio vi porti un passo più vicino alla verità di voi stessi. Questo è Celebrita dalla Turchia. Dove l'amore, la perdita e la verità trovano la loro voce.